L'arrivo della terza edizione di Horus Heresy ha portato con sé alcune novità su due elementi dell'universo di Warhammer 40.000, i Terminator e i Dreadnought. Sto ovviamente parlando dei modelli Saturnin. Se seguite il gioco, tra miniature, filmati e articoli su Warhammer Community li avrete già visti, perché sono le star di questa uscita. Quindi, prima di raccontarvi la loro storia, vi ricordo che questo è un video senza impegno, è stato per riassumere in maniera semplice qualche piccolo stralcio del vasto universo di Warhammer 40.000. Molti dei dettagli sono stati semplificati in favore di una narrazione più scorrevole, oppure si sono semplicemente persi nel lore. Come sempre ringrazio la pagina dei Tremendi Dei del Caos per avermi aiutata nella realizzazione del video e vi auguro una buona visione. Allora, partiamo dalle caratteristiche più comuni. Sia le armature Terminator che i Dreadnought modello Saturnin sono i più alti, grossi e potenti della loro categoria. Anche se normalmente lo sviluppo di armature e Dreadnought sono due processi completamente diversi, in questo caso specifico non è così. Anzi, come base tecnologica hanno molti punti in comune tra loro. Come suggerisce il nome, entrambi trovano le loro origini su Saturno, più precisamente su Febe, una delle sue lune dove risiedeva un gruppo di tecnopreti che erano stati esiliati da Marte e per questo avevano fondato lì la loro nuova enclave, con Blackjack e Squillo di lusso. Di questo periodo però si sa poco. Tenete conto che stiamo parlando dell'era dei conflitti, prima che lo stesso Imperium esistesse. I primi prototipi di Saturnin infatti cominciano a comparire sui campi di battaglia tra la fine delle guerre di unificazione e l'inizio della Grande Crociata, più o meno attorno al XX millennio, cioè quel periodo storico in cui l'imperatore finisce di conquistare la Terra, poi fonda l'Imperium e parte alla conquista della galassia. Comunque sia, questi prototipi sono promettenti, anzi sono migliori di tutti gli altri modelli in circolazione, ma hanno un grosso difetto: sono più complessi e costosi da produrre. Un problema non da poco, soprattutto in un universo che è costantemente in guerra. Per questo motivo i modelli Saturnin finiscono per essere accantonati in favore di altri modelli più economici e facili da produrre. Per esempio, nel caso delle armature Terminator, i modelli Tartaros e Cataphractic. La storia sembrerebbe finire qui, se non fosse che qualche decennio dopo i progetti finiscono nelle mani di Vulcan, il primarca delle salamandre, di cui vi avevo parlato in questo video. E Vulcan, che di artigianato ne capisce, trova il modo di perfezionarli così bene da rimettere in produzione sia le armature che i Dreadnought. E siccome è uno dei primarchi più buoni, è anche così gentile da regalarne un po' a tutti i suoi fratelli e rispettive legioni, cosa di cui si pente poco dopo, quando scoppia l'eresia di Horus. E anche i traditori possono usufruire di questi potenziamenti, però blessati dal caos. Le salamandre restano comunque la legione che per prima ha impiegato i modelli Saturnin in gran numero. A poco dopo seguiranno i guerrieri di ferro e gli angeli sanguinari. Purtroppo, così come molte altre tecnologie dell'epoca, tra i casini dell'eresia di Horus e i 10.000 anni di battaglia non stop, pochissimi esemplari sono arrivati al presente dell'ambientazione, cioè il 42esimo millennio, dove vederne uno non è impossibile, ma estremamente improbabile. Ma come sono fatti? Potete considerare questa parte come un aggiornamento del video che avevo fatto uscire l'anno scorso, che vi consiglio di recuperare se volete farvi un'idea delle armature Terminator in generale. Lì citavo anche le Saturnin, però non avevano dietro il background che vi sto raccontando ora, anzi erano in bilico tra il canonico e il non canonico, descrivendole come più o meno equivalenti alle altre armature Terminator. Non c'erano delle illustrazioni ufficiali, ma tra gli appassionati del 40.000 si era diffusa l'idea che avessero l'aspetto simile a uno dei primi modelli di Terminator, rilasciato da GW nel 1988. Lo stesso ripreso come fonte di ispirazione per l'illustrazione legata al racconto Deeds Endure di Gav Thorpe, pubblicato nel 2015 e in generale amato per i suoi spallacci enormi che sono diventati un vero e proprio meme. Ecco, dopo tanti anni Games Workshop ha trasformato quest'idea dei Terminator modello Saturnin in miniature vere e ufficiali, con dietro una lore più definita. Con questa mossa, tra l'altro, anche se nessuno si è curato di specificarlo, le armature comparse nel racconto di Thorpe possono essere inquadrate come dei prototipi di Saturnin, su cui Vulcan stava lavorando, visto che a indossarle sono proprio delle salamandre. Un minimo di retcon però c'è stato, perché ora le Saturnin non sono più delle armature Terminator qualsiasi, ma il non plus ultra della loro categoria, alte, stazzose, con un esoscheletro aggiuntivo che ne potenzia ulteriormente la forza e regge il peso di piastre corazzate extra, campi di forza a diffrazione termica e sistemi di puntamento migliorati per sparare con più armi contemporaneamente, anche in maniera più precisa. Non riesco ad elencarvi tutte le armi che possono montare, ma vi assicuro che sono tante e tutte molto cattive. Vi cito solo ancora i sincronizzatori di teletrasporto incastrati negli spallacci, che si collegano con i transponder degli ufficiali e facilitano l'arrivo sul campo di battaglia, e l'aquila saturnina incastonata sul petto, a simboleggiare l'alleanza delle tecnoenclavi di Saturno con l'Imperium, e secondo me è anche tipo un sigillo di qualità. Ma quindi queste armature ce l'hanno un difetto? Ovviamente sono molto lente, ma questo è un problema relativo, controbilanciato dall'essere praticamente impenetrabili. Il vero difetto, se così vogliamo chiamarlo, è che per pilotarle serve un certo grado di disciplina mentale, quindi non la si può mettere in mano al primo che passa. Gira poi voce che sia necessario anche avere una buona predisposizione psichica innata, ma è un argomento su cui si è parecchio resti a parlarne. Questo, assieme alla loro dimensione e al fatto che le giunture degli
arti sono strane, tipo robotiche, sembra essere un forte indizio sul fatto che siano controllate attraverso gli impulsi mentali, con il Marine rannicchiato al centro del torso in posizione fetale. Attenzione però che queste sono solo supposizioni, non ancora confermate ufficialmente, ma che io trovo comunque plausibili. Una cosa però è certa, di fatto trovare i piloti adatti non è facilissimo, e passando oltre, lo stesso vale per i Dreadnought modello Saturnin, che come vi dicevo prima condividono molte delle tecnologie con le armature Terminator sviluppate insieme. In pratica sono i fratelli maggiori ancora più grossi. Loro tra l'altro a livello of game sono una novità assoluta. Stando alle mie ricerche non se ne era mai parlato prima. Sono stati introdotti nell'ambientazione solo pochi mesi fa con l'annuncio di questa nuova edizione di Horus Heresy. Quindi approfitto dell'occasione per fare anche un breve aggiornamento del mio vecchio video sui Dreadnought degli Space Marine, soprattutto perché con il suo arrivo il modello Saturnin ha scalzato il modello Leviathan dal titolo di Dreadnought più grosso dell'epoca dell'eresia. Se guardiamo le foto che li mettono a confronto, infatti, vediamo che quell'altro gli arriva alla spalla. E spostandoci in epoca moderna, lo stesso vale per il Redemptor, pensato per ospitare gli Space Marine Primaris. Rivaleggia giusto con il modello Telemon, che però è un Dreadnought per i Custodes, che già di loro sono ben più grossi di un normale Space Marine. Insomma, si tratta di enormi e terribili macchine da distruzione, pensate per l'assedio e in grado di montare e alimentare armi che per altri sarebbero persino pericolose da usare, ma soprattutto sono modelli inarrestabili. In ogni caso le tecnologie sono più o meno le stesse di cui vi parlavo prima per le armature, solo ancora più power. Per pilotare queste macchine terrificanti serve una mente psichicamente predisposta e soprattutto disciplinata all'estremo. Personalmente questi nuovi modelli di Terminator e Dreadnought mi piacciono molto. Spero che con le future pubblicazioni si scoprirà altro sulla loro storia. A dirla tutta, mi dispiace solo che nel momento in cui registro ancora non sono state rilasciate regole per giocarli in Warhammer 40.000, nemmeno in formato Legends, ma sono sicura che prima o poi arriveranno anche quelle. Già da adesso, con un po' di fantasia, si possono usare i modelli per proxare altre unità simili senza grossi problemi. E questo per ora è tutto. Se vi va, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste novità. Nel frattempo, come sempre, vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog villaneurespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti gli abitanti di Saturno che l'hanno già fatto.